Buongiorno a tutti! Avete già preparato i ramen? Li avete lasciati lì un po' a seccare? Perché oggi in questo video vediamo la salsa tare, che è anche detta teriyaki, e il brodo con l'alga kombu. Così poi nel prossimo video andiamo a vedere come guarnire e assembliamo tutto il piatto, così finalmente possiamo goderci dei fantastici ramen a casa. Siamo pronti? In questo caso io utilizzo porro e carote per preparare il brodo di verdure, ma voi potete utilizzare quello che più vi piace o quello che avete in casa, insomma. L'importante è che la verdura sia bella fresca in modo che lascia un buon gusto al brodo. Questa che vediamo adesso è una tecnica che io utilizzo anche per preparare un brodo per il risotto. Praticamente si mettono tutte le verdure all'interno del Vitamix, si frullano per circa un minuto e dopodiché mettiamo a cuocere il tutto. Questo farà sì che velocizziamo tantissimo i tempi di cottura del brodo, soprattutto per estrarre il gusto delle verdure, che a volte non è così facile, insomma. E qui in questo caso vediamo che in praticamente 10 minuti abbiamo pronto un ottimo brodo fresco. Lo portate a bollore, lo cuocete 5 minuti circa, dopodiché lo andiamo a filtrare in un colino cinese o chinois, in modo che togliamo tutta la parte delle verdure. Le verdure, volendo, poi potete riutilizzarle per farci delle crocchette o qualsiasi altra cosa, ma a noi in questo caso interessa avere un ottimo brodo. Quindi scolato tutto, schiacciate bene, mi raccomando, in modo che tiriamo fuori tutta l'acqua. Dopodiché è pronto. Adesso gli aggiungiamo un pezzo di alga kombu e lo lasciamo bollire ancora 3-4 minuti circa, in modo che poi anche la kombu rilasci il sale all'interno del brodo, perché non abbiamo ancora messo del sale. È un brodo super base. Utilizziamo il brodo fatto di verdure, molto buono, molto ricco, senza sale, e aggiungiamo poi alga kombu, lasciamo bollire un attimino e dopodiché io lo lascio ancora in infusione in verità e poi la toglierò il giorno dopo, quindi il brodo lo faccio il giorno prima per il giorno dopo, così tutti i sapori si equilibrano, si armonizzano. Per la salsa tare utilizziamo una base fatta di scalogni, che sono 6, 4 spicchietti d'aglio e un 5 cm circa di radice di zenzero, e dopodiché andiamo a tritare tutto grossolanamente. Ora andiamo ad aggiungere 3 cucchiai di zucchero e lo lasciamo caramellare per qualche minuto. Se fa dei grumi, aggiungete nel caso un goccino di acqua e lasciatelo sciogliere bene e lasciatelo caramellare. Aggiungiamo il nostro trito di scalogno, zenzero ed aglio, un goccino di olio di semi anche, e lasciamo rosolare il tutto per almeno un 5-6 minuti, ma anche 10 non fa male. Quasi dimenticavo, aggiungiamo anche del pepe nero in grani schiacciato. Mi raccomando, non mettetelo in polvere perché non è la stessa cosa.
Fatta la nostra rosolatura, aggiungiamo 2 tazze di mirin, che è l'aceto di riso, 2 cucchiai di aceto balsamico, una tazza di salsa di soia e una tazza di vino. Lasciamo ridurre della metà tutti gli ingredienti. Ora filtriamo e poi andiamo ad aggiungere dell'amido per legare leggermente la salsa. In questo caso utilizzo amido di mais. Adesso che è filtrata, aggiungete l'amido di mais stemperato in acqua, ce ne va circa neanche mezzo cucchiaio, sarà tipo un cucchiaino da caffè, ecco. Stemperato in acqua, poi lo aggiungete, vedete, così frustando velocemente la salsa si spessisce, ma non è una gelatina, deve essere leggermente spessa. Questa salsa tare, che è la salsa teriyaki, è una salsa che è molto intensa, molto forte, molto strutturata, deve essere proprio accesa, deve avere una nota di sapidità veramente intensa. Perché? Perché poi la salsa tare sarà quella che si metterà sul fondo della ciotola e poi si aggiungerà il brodo, quindi sarà l'insaporitore ufficiale di quello che è il brodo. Naturalmente questa salsa è ricreabile in 1000 modi con 1000 ingredienti diversi. Diciamo che questa è una base per creare un qualcosa di buono. Dopodiché si possono fare 50.000 variazioni, voglio dire, è come un po' nella nostra cucina, no? Esiste quello che è chiamato il fondo bruno o demi-glace e dopodiché uno crea la ricetta che più gli piace, ogni chef struttura la ricetta in modo che sia più consona ai suoi gusti, alla sua identità, al suo punto di vista. Quindi questa in verità è una salsa in generale base che comunque va già benissimo. Naturalmente se non avete tempo di prepararvela, ve la potete tranquillamente comprare, che è una salsa che ormai si trova praticamente ovunque, anche nei negozi biologici. Io l'ho legata con l'amido di mais, ma potete anche legarla con il kuzo, con l'arrowroot se preferite, non c'è problema. L'importante è che è legata, perché questo suo spessore lascia qualcosa in più al piatto, quindi mi raccomando, salsa legata. Il brodo quindi fatto fresco, fatto bene, e la salsa tare, che anche lei deve essere altrettanto fatta bene. Dopodiché andremo nella prossima videoricetta, vedremo cottura del ramen, preparazione della ciotola e dopodiché aggiungiamo i vari condimenti e le varie guarnizioni. Di per sé il ramen è un piatto molto povero, però naturalmente è un piatto che sazia. Uno, perché è una zuppa e quindi il liquido va comunque a riempire lo stomaco, molto di più rispetto che a mangiare qualcosa di solido, il liquido riempie molto più velocemente. Di per sé non esiste una versione ufficiale dei ramen, no? Nel senso che ogni paese, ogni zona del Giappone, ogni posto ha la sua identità, ha la sua idea di ramen e naturalmente ogni chef che reinterpreta la ricetta naturalmente ci mette del suo. I ramen di conseguenza diventano molto personali e personalizzabili, quindi io vi do un'idea in generale e poi dopo ognuno la struttura come vuole. Ok, quindi vi aspetto per il prossimo video. Ciao!